Negli anni '80 l'industria dei videogiochi era nel pieno della sua età dell'oro. Dopo un breve ma intenso crollo di vendite nel mercato statunitense, il mercato videoludico iniziò ad entrare nell'immaginario collettivo, grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi titoli che le aziende sfornavano di anno in anno. Titoli storici come Pac-Man, Pole Position, Frogger, Defender e altri entravano di prepotenza nelle menti dei giocatori dell'epoca, grazie alle innumerevoli migliorie grafiche e a gameplay mai visti prima. All'epoca il mercato videoludico poteva essere suddiviso in due grandi categorie, quella degli home computer, che comprendeva sia i PC, Unix, IBM e compagnia bella, e quella degli arcade. Il mercato dei videogiochi arcade era molto proficuo, questi macchinari con su attaccate delle schede JAMMA riuscivano ad attirare ogni giorno centinaia, se non migliaia di videogiocatori incalliti, che spendevano spesso e volentieri cifre astronomiche in monetine. Insomma, per tagliare corto, all'epoca le case di sviluppo di videogiochi arcade se la passavano bene. Get ready. Poi vennero gli anni 90. Gli anni 90 furono un periodo particolare. L'ascesa di quelle che poi verranno definite console casalinghe si faceva sempre più concreta. La tecnologia in mano agli sviluppatori era talmente potente da riuscire a creare ambienti sempre più realistici e dettagliati. Per la prima volta negli anni 90, escludendo la tecnologia wireframe, i videogiochi erano in 3D. Il mercato esplose, innumerevoli furono i titoli che sfruttavano i poligoni per creare ambienti solidi e realistici. Con l'uscita della PlayStation 1 e del Sega Saturn poi si creò una nuova, inarrestabile ondata di giocatori entusiasti che si prepararono ad accogliere a braccia aperte la quinta generazione videoludica. In 5 anni. Si tratta dei consumatori di quello che è diventato il gioco praticamente leader assoluto non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Parliamo, ma i più giovani già lo sanno, della PlayStation. Tuttavia, in mezzo a questo oceano di nuovi titoli tridimensionali, alcune aziende rimasero impassibili e continuarono a sviluppare videogiochi in 2D. Per fare un paio di nomi, Capcom con il suo Street Fighter Alpha e SNK con la sua inarrestabile tecnologia per videogiochi arcade Neo Geo. Il Neo Geo MVS fu la punta di diamante di SNK, una piattaforma arcade economica e di facile configurazione, in grado di far girare più giochi su uno stesso cabinato. All'epoca, infatti, i videogiochi venivano creati e distribuiti sotto forma di queste enormi schede cablate JAMMA, che venivano collegate al cabinato, che, con il suo monitor e i suoi comandi, faceva da scocca per l'hardware. Ogni cabinato era unico, aveva la sua scheda, i suoi cablaggi, le sue periferiche di input e le sue grafiche. Alcuni di essi avevano anche forme specifiche, l'upright, il cocktail, il cockpit, insomma, c'erano cabinati di tutte le forme e di tutti i gusti. La creazione di un singolo cabinato ovviamente era lunga e dispendiosa. Un singolo cabinato per uso commerciale arrivava a costare anche 300-400 euro. Con il Neo Geo MVS queste cose cambiarono. La piattaforma infatti non solo poteva essere riutilizzata su più cabinati, ma permetteva anche, tramite delle apposite cartucce inserite nella piattaforma, di cambiare a piacimento i videogiochi da riprodurre sul cabinato senza dover sostituire l'intera scheda. In questo modo un esercizio commerciale, anziché spendere 300 euro a botta per ogni singolo cabinato, poteva pagare una tantum per il Neo Geo MVS e comprare le cartucce di gioco a parte, che solitamente avevano un prezzo davvero irrisorio se comparate ai cabinati standard dell'epoca. I giochi del Neo Geo furono delle piccole gemme. Giochi come The King of Fighters, Fatal Fury, Magician Lord, Crossed Swords e molti altri riuscivano a far breccia nel cuore dei giocatori. La meravigliosa grafica in pixel art rendeva questi titoli delle piccole opere d'arte e ancora oggi nel 2023 vengono apprezzati dai nostalgici. Tuttavia nel 1996 fu proprio uno di questi titoli che, in barba all'avanzamento tecnologico e in barba al 3D, entrò di prepotenza nel mondo videoludico, deciso a rimanerci per sempre. Un videogioco folle, dalla grafica spettacolare e un gameplay semplice, ma d'effetto. Sapete già di che cosa sto parlando, dopotutto è per questo motivo che avete cliccato il video.
Oggi, se vorrete, vi farò fare un viaggio nostalgico. Parleremo non solo di Metal Slug, non solo della sua storia, dallo sviluppo iniziale fino ad oggi, ma parleremo anche delle persone dietro il videogioco, di tutto il dramma che ci fu dietro il marchio Metal Slug. Parleremo di sviluppatori, game designer, titolari di aziende fissati con i pachinko e il gioco d'azzardo, parleremo di pin-up, di sperimentazioni, insomma. Tenetevi forte, amici miei, stiamo per fare un bellissimo viaggio retro all'interno della tana del Bianconiglio, o meglio, della tana di SNK &Co. Benvenuti cultisti, io sono Yomu e oggi vi parlerò dell'incredibile storia dietro la serie di Metal Slug. Prendete il caffè e un controllo e iniziamo. Prendete un caffè o un tè caldo e iniziamo. 1987. Siamo nel pieno dell'epoca d'oro dei videogiochi. Tra gli innumerevoli titoli in uscita per quell'anno, uno di essi catturava particolarmente l'attenzione dei giocatori: R-Type. R-Type era uno shoot 'em up a scorrimento orizzontale ambientato in un mondo fantascientifico alieno, creato inizialmente come coin-op dall'Irem e successivamente distribuito sotto numerose altre piattaforme, come console varie. La cosa che salta di più all'occhio è il suo stile grafico, una bellissima pixel art semplice e accattivante colpiva il giocatore. Gli scenari erano tutti quanti ben distinti, le sezioni dentro le astronavi aliene poi davano quel tocco creepy che non guastava. Ma la punta di diamante del gioco fu il gameplay, un veloce e brutale tripudio di proiettili proveniente da tutte le direzioni che ci costringeva ad agire in fretta e con decisione. Per vincere dovevi davvero entrare nel gioco e trovare un modo efficace per schivare e contrattaccare senza esitazione. Il gioco ebbe un successo niente male, soprattutto in Giappone. Ad oggi R-Type è praticamente diventata una saga di videogiochi che, a quasi 36 anni dalla sua uscita, non ha ancora una fine. Il team di sviluppo dietro R-Type sembrava particolarmente in gamba per l'epoca. Il successo del titolo permise loro di sviluppare altri giochi sotto l'Irem Corporation. Facciamo un paio di nomi, dai: Dragon Breed, Gun Force e Hammerin' Harry. Questi titoli erano davvero ben fatti per l'epoca e dimostravano che i ragazzi dietro lo sviluppo ci sapevano fare con i videogiochi. Fu tuttavia un altro titolo dell'azienda che catturò l'attenzione su di sé. Questa volta i ragazzi della Irem si erano davvero superati e nel 1993 rilasciarono In The Hunt. In The Hunt era un gioco davvero incredibile, un titolo che catturava a piene mani l'essenza di R-Type e la trasponeva in un contesto del tutto nuovo, le battaglie con i sommergibili. Nel gioco infatti prenderemo il controllo di un sommergibile e il nostro compito sarà quello di distruggere la flotta marina del nemico con un mezzo a nostra disposizione. Avremo a disposizione numerosi power-up che ci aiuteranno nella nostra impresa, ma il succo è quello: uno sparatutto a scorrimento orizzontale frenetico e con una pixel art da paura. Dopo l'uscita di In The Hunt però accadde qualcosa. A un impiegato dell'Irem iniziò a scoccare una scintilla. Questo impiegato, di nome Kazuma Kujo, aveva in mente un'idea per un nuovo videogioco. Doveva essere un videogioco d'azione, ma non un gioco qualsiasi, con personaggi noiosi, monodimensionali e mediocri. No, doveva essere qualcosa di grande, qualcosa di facilmente riconoscibile e che potesse invogliare il giocatore a spendere i suoi yen per provarlo. E fu così che venne l'idea di un carro armato ipertecnologico. Il Super Vehicle 001, secondo Kazuma Kujo, doveva essere una macchina da guerra di tutto rispetto. Doveva montare una potentissima mitragliatrice Vulcan ad alta cadenza di fuoco, un cannone d'artiglieria pesante in grado di sfondare anche le difese più insidiose, una resistenza fuori dal comune e una flessibilità e un'agilità unici. Con questa idea in mente, il giovane Kazuma Kujo prese a sé altri 15 giovani dipendenti dell'Irem e insieme a loro fondò una nuova casa di sviluppo, destinata a cambiare la storia dei videogiochi arcade per sempre: la Nazca Corporation. La Nazca Corporation era inizialmente un'azienda molto piccola, composta come dicevo prima da Kazuma Kujo e da ex dipendenti dell'Irem Corporation, tra i quali spiccava anche un talentuoso artista di nome Meher.
Meher svolgeva all'interno dell'azienda il compito di designer e progettista del nuovo titolo di Cujo. È anche grazie a lui che dobbiamo la creazione del Super Vehicle 001. I concept principali che dovevano essere implementati nel gioco secondo Cujo e Meher erano un flow di gioco divertente e sopra le righe, pieno di momenti comici che avevano la funzione di far divertire il giocatore e non farlo pensare allo stress accumulato durante la giornata. Personaggi che dovevano sì essere comici, ma dovevano anche essere realistici dal punto di vista del design. E infine controlli semplici e intuitivi che permettessero a chiunque di giocare. Una cosa su cui Meher e Cujo si fermarono a lungo fu proprio il veicolo protagonista del progetto. Il Super Vehicle 001 doveva essere un carro armato minaccioso e realistico, ma doveva anche dare delle vibe comiche, tipiche di un cartone animato. Fu così che Meher iniziò a studiare e progettare degli stili di animazione sempre più cartuneschi e sopra le righe. Il carro armato doveva sembrare vivo agli occhi del giocatore e facilmente riconoscibile. Il risultato fu il famoso veicolo che tutti conosciamo e amiamo oggi. I suoi movimenti non sono rigidi e meccanici come quelli di una macchina, ma sono organici e fluidi. È quasi come se il carro armato fosse fatto di gelatina. Questi movimenti unici vennero creati prima animando ogni singola parte del veicolo singolarmente e dopo applicando dei leggeri ritardi nel completamento dell'animazione. Tutti questi ritardi avevano una durata diversa e ciò dava quella sensazione di fluidità al veicolo. Ovviamente il carro armato non fu l'unico oggetto a subire questo cambiamento all'interno del gioco. Quasi tutti i veicoli e i nemici presenti all'interno del titolo ebbero lo stesso identico trattamento, un design realistico ma allo stesso tempo cartunesco e animazioni iper dettagliate, piene di parti in movimento. Un'ottima trovata fu anche quella di distinguere i personaggi, i veicoli e i proiettili dallo sfondo, in modo da far capire subito al giocatore cosa fa effettivamente parte dello sfondo e cosa invece no. Anche i personaggi umani del gioco ebbero la loro tecnica di animazione. Anche loro, come veicoli, dovevano essere realistici ma con una vibe cartunesca, ma a differenza dei macchinari i personaggi umani ebbero un trattamento diverso. Anche loro hanno delle animazioni dettagliate sopra le righe, ma con l'aggiunta di un elemento importantissimo, lo slapstick. Lo slapstick, inteso proprio come termine, è un sottogenere della comicità che mira attraverso i semplici movimenti del corpo e della faccia a far ridere lo spettatore. È un tipo di comicità tanto semplice quanto efficace. Un esempio famosissimo di slapstick può essere Mr. Bean. Nel gioco vediamo appunto questi soldati, alcuni di loro sono distesi su una sdraio che prendono il sole, altri cucinano, altri tremano dal freddo. Sono tutti dei semplici linguaggi del corpo che fanno ridere. E come se fanno ridere? Non capita di certo tutti i giorni di vedere un soldato con i boxer a cuoricini prendere il sole su una nave militare. Questo non solo crea quella vibe comica e cartunesca di cui parlavo poco fa, ma dona anche un'anima al gioco, facendolo sembrare quasi vivo. Un'altra grande fonte di ispirazione durante lo sviluppo di Metal Slug fu il manga Ikotei Jidai, tradotto l'era dei idrovolanti, un manga d'acquerelli di sole 15 pagine creato da Hayao Miyazaki. Sì, quel Hayao Miyazaki. È pubblicato nel 1989 sulla rivista di modellini giapponesi Model Graphics. Il manga è un'opera coloratissima che ha come tema principale la guerra. Tuttavia non parla solo di questo, è anche una stupenda dimostrazione di amore di Miyazaki per gli aeroplani, da sempre la sua grande passione. Non a caso proprio dai Ikotei Jidai nascerà un adattamento anime, Kurenai no Buta, che noi poi conosceremo con il nome Porco Rosso. Torniamo a noi. Durante lo sviluppo del titolo ci fu un imprevisto molto grave che costrinse la Nazca Corporation a prendere una decisione sofferta. Gli sviluppatori del gioco si resero conto che un gioco basato solo su un carro armato che proseguiva lungo i livelli distruggendo tutto e tutti era incredibilmente noioso. Fu così che gli sviluppatori ebbero un'idea.
Ci sono già dei nemici umani sullo schermo che combattono contro il nostro carro armato. Perché non rendere il protagonista un umano che combatte contro i nemici sia con le armi convenzionali sia con il carro armato? L'idea non era affatto male, ma il gioco era già stato completato al 70%. Fare un cambiamento del genere significava dover praticamente iniziare a sviluppare il gioco da capo, sia in termini di level design che di meccaniche. Ovviamente gli sviluppatori della Nazca non fecero questo cambiamento folle, su via. Ad oggi, nel 2023, studi con migliaia di dipendenti rifiutano di cambiare meccaniche importanti al gioco ultimato. Figuriamoci all'epoca, dove i videogiochi erano molto più difficili da creare. Ragazzi, quei folli della Nazca Corporation iniziarono di nuovo a sviluppare il gioco da capo, ma stavolta aggiungendo il protagonista umano e implementando delle meccaniche a lui dedicate. Ragazzi, questo è amore per l'arte, amore per un videogioco. Ma dove abbiamo sbagliato? Comunque sia, nonostante tutto, la Nazca continuò a lavorare al gioco senza sosta e il 19 aprile 1996 le sale giochi arcade di tutto il Giappone accolsero per la prima volta Metal Slug. Mission 1, start. Dopo un brevissimo tutorial sui comandi di gioco, veniamo lanciati nella mischia e notiamo fin da subito tutti gli elementi che vi avevo spiegato in precedenza. Una magnifica pixel art fatta con amore, animazioni incredibili e sopra le righe, un gameplay semplice, frenetico e pulito e degli effetti sonori da paura. Sconfiggiamo i nostri primi soldati mentre ci facciamo strada attraverso l'avamposto nemico. Davanti a noi abbiamo solamente tanti brutti ceffi da sconfiggere, prigionieri di guerra da salvare e una stupenda colonna sonora. Heavy machine gun. Poco più avanti adocchiamo proprio lui, il Super Vehicle 001, l'arma definitiva. Ci entriamo dentro e iniziamo a distruggere tutto. Avete visto? In appena 3 minuti di gameplay abbiamo già davanti agli occhi tutte le meccaniche e tutte le informazioni visive che ci servono per affrontare il gioco. Adesso che sappiamo tutto, possiamo affrontare il resto del gioco con determinazione. Ci facciamo strada con il nostro carro armato attraverso l'avamposto, sconfiggiamo il boss di fine livello e completiamo la nostra prima missione. Mission complete. Mission 2, start. Una cosa di cui spesso non si parla in Metal Slug è la sua trama. Sì, che ci crediate o no, Metal Slug ha una sua trama. Semplice, ma ce l'ha. Ve la faccio breve. Metal Slug è ambientato nel 2028, il mondo è in guerra, i soldati di tutto il mondo sono divisi in due eserciti ben distinti. La ribellione, un esercito di sbandati che tenta a tutti i costi di raggiungere il potere, capitanato dal generale Morten, e l'esercito regolare, un esercito ben equipaggiato alla quale viene affidato il compito di debellare la minaccia della ribellione. Durante il gioco noi impersoniamo Marco Rossi e Tarmicol Robin III, due militari dell'esercito regolare che vengono spediti in varie parti del mondo a sedere gli attacchi della ribellione. Marco nutre odio e rancore verso il generale Morten, responsabile dell'uccisione di tutti i membri della sua vecchia squadra, e accetta sia per dovere sia per vendicarsi di Morten. Per farla breve, il mondo è sotto una guerra mondiale per la conquista del potere. Dopo esserci aperti un varco attraverso tutte le difese nemiche, arriviamo alla fine del gioco. Lì, in un'ultima disperata manovra d'attacco, riusciamo a sconfiggere il generale Morten e il suo esercito, e terminare così il gioco.
Alla sua uscita Metal Slug fece il botto, venne acclamato quasi universalmente, vennero lodati soprattutto il fantastico senso dell'umorismo, il gameplay frenetico e divertente e le stupende animazioni di Meher. Dopo questo grandissimo successo, la Nazca Corporation poteva finalmente stappare lo spumante. Dopo anni di duro lavoro, tutta la loro fatica veniva finalmente ricompensata a dovere. Sì, ecco... ci fu giusto un piccolo problema. Kazuma Kujo, il creatore e ideatore originale di Metal Slug, subito dopo l'uscita del gioco, lasciò la Nazca Corporation. Già. Però, quasi contemporaneamente, successe un'altra cosa, molto positiva per la Nazca. Lo studio venne infatti notato dalla SNK, l'azienda responsabile della creazione del Neo Geo MVS, la piattaforma su cui girava Metal Slug. La SNK, oltre a essere creatrice del Neo Geo, era anche l'autrice di Fatal Fury e King of Fighters. L'azienda era piacevolmente colpita dall'enorme successo di Metal Slug e tramite accordo comune da ambo le parti acquistò ufficialmente la Nazca Corporation nel 1996. Questo diede agli sviluppatori di Metal Slug nuove risorse e nuova determinazione. Con l'aiuto di SNK, esattamente 2 anni dopo il primo capitolo, la Nazca Corporation rilasciò la sua nuova fatica nel 23 febbraio del 1998, Metal Slug 2. Metal Slug 2. Metal Slug 2, all'epoca della sua uscita, era tutto quello che i fan desideravano. Era come il primo, ma con molto di più. Vennero aggiunti più nemici, più veicoli da manovrare, più power-up, ma soprattutto vennero aggiunti 2 nuovi personaggi giocabili, Erika Samoto e Fiorina Cerny. Il secondo capitolo ebbe anche importanti cambiamenti a livello di gameplay e storia. Il primo cambiamento fu una buffa scelta di design voluta da Meher, il designer e progettista del gioco. Lui voleva che il personaggio si trasformasse in alcune sezioni di gioco, allo scopo di stupire positivamente il giocatore. Fu così che vennero introdotte le mummie, dei nemici che potevano trasformarci con una letale eritata da mummia. Da mummia i nostri movimenti sono molto lenti, rendendoci dei bersagli facili. Tuttavia, era una cosa buffa. Venne anche introdotto un sistema di obesità. Se facciamo mangiare troppo il nostro personaggio, infatti, egli diventerà obeso e i nostri proiettili infliggeranno più danni del normale, ma saremo anche più lenti. Meher, pazzo scatenato. Il secondo cambiamento invece dava alla storia un tocco più paranormale. Nel gioco, infatti, oltre alle mummie citate in precedenza, sono presenti dei soldati zombificati a causa di orribili esperimenti fatti dalla ribellione e, cosa più importante, degli alieni. Gli alieni sono dei personaggi iconici di Metal Slug. Il loro design tentacolare è rimasto impresso negli occhi della community, facendoli diventare da Metal Slug 2 in poi il punto cardine della serie. Anche loro hanno una storia, che si ricollega a quella del primo capitolo. Il generale Morden, ritiratosi dopo il suo fallimento in Metal Slug 1 e preoccupato per l'imminente sconfitta della sua ribellione, stringe un accordo con questi extraterrestri. Lui permette loro di fare degli esperimenti sui suoi soldati e loro in cambio gli offrono protezione. Ciò ovviamente avrà vita breve, dato che verso la fine del gioco tutto prenderà una piega inaspettatamente inquietante. Gli alieni decideranno di rapire il generale e di portarlo sulla loro astronave. Nel mentre, una flotta spaziale di alieni mette a ferro e fuoco la Terra, costringendo l'esercito regolare della ribellione a fare una tregua per contrastare insieme alla nuova minaccia. Il boss finale di Metal Slug 2 è l'astronave madre degli alieni. Noi con l'aiuto della ribellione dovremo contrastare questo enorme boss per salvare la Terra. Che voi ci crediate o no, questo qui è uno dei punti più alti della storia dei videogiochi. La missione finale di Metal Slug 2 è talmente iconica da essere stata inserita perfino in delle classifiche sui finali più belli dei videogiochi.
Vedere i soldati nemici che si uniscono a noi, uniti da una causa comune per respingere l'invasore alieno, ci riempie di adrenalina e ci dà la forza necessaria per terminare anche quest'ultima missione. Dopo aver sconfitto l'astronave, essa proverà ad incenerirci con un raggio laser, ma un aereo della ribellione entrerà dentro la bocca dell'astronave, facendola esplodere. Anche Metal Slug 2 fu un incredibile successo per Nazca Corporation, superando persino il primo capitolo. Poco tempo dopo venne rilasciato un piccolo aggiornamento di Metal Slug 2, chiamato Metal Slug X. Esso cambiava le posizioni di alcuni nemici, sostituiva alcuni boss, remixava alcune host. Mission 1, start! Mission 1, start! Thank you. Heavy machine gun. E sistemava i cali di frame del gioco originale. Vennero prodotte, oltre al mercato arcade, anche delle versioni per console casalinghe, come la versione per PlayStation 1 di Metal Slug X, che oltre al gameplay classico proponeva anche una piccola chicca chiamata Scuola di Combattimento. Una modalità dove, attraverso delle piccole sfide, dovemmo salire di grado in modo da diventare generale e fare anche colpo sulla istruttrice di sopravvivenza. Gli appassionati di visual novel apprezzeranno. Nazca Corporation e SNK erano inarrestabili insieme. Forti del loro successo, le due aziende si misero subito al lavoro su quello che sarebbe poi diventato il gioco migliore della serie. Mission 1, start! Il 23 marzo del 2000 Metal Slug 3 venne rilasciato al pubblico. Ormai i giocatori conoscevano bene la filosofia di Nazca e SNK. Prendi un gioco, mantieni le stesse meccaniche vincenti dei capitoli precedenti e riempilo di roba. Metal Slug 3 era un gioco dalla rigiocabilità veramente incredibile. Percorsi alternativi, segreti, nuovi veicoli, nuove trasformazioni, nuovi boss, nuovi power-up, tutto veniva preso e scalato oltre misura, e insieme alle meccaniche anche la trama paranormale della serie veniva scalata oltre misura. E poi arrivò Metal Slug 3. Immaginate, siete un giovane preadolescente che dopo una bellissima giornata al mare torna a casa e passa davanti alla sua sala giochi all'angolo preferita. Il proprietario è vostro amico, vi conosce da molto tempo, ormai andate lì da un paio d'anni, ogni estate, ogni volta che tornate lì al mare, e questa volta c'è una sorpresa, un nuovo cabinato con un nuovo gioco, Metal Slug 3. Ovviamente in quanto fan avete già giocato entrambi gli altri due giochi e li avete finiti. A record di monete, ovviamente. E poi date al proprietario i vostri 2,50 € che vi permettono di ottenere 5 bei gettoni, li inserite nel cabinato e cominciate a giocare. E non passano nemmeno 2 minuti che vi ritrovate morti, senza vite e con il timer che inizia a scendere aspettando che inserite un nuovo gettone. Oh mio Dio! Metal Slug 3 è stato uno dei giochi più difficili che io abbia mai giocato nella saga. Mio Dio! Quelle di meduse! Ce le ho ancora nei miei fottutissimi incubi! Non ho idea di cosa gli sviluppatori stessero pensando. O meglio, adesso l'idea ce l'ho perché so benissimo che gioco più difficile uguale più gettoni spesi. Sì, è grazie al
Però immaginatevi il ragazzino che entra nella sala giochi, che comincia a giocare il nuovo capitolo del suo gioco preferito e si ritrova morto nel giro di 0 secondi, per non parlare del livello sott'acqua. Mio Dio, il livello sott'acqua! Io non so che cazzo, quel gioco è stato la mia rovina, mi faceva venire i rimorsi, pensare quanti soldi avrei dovuto spendere per riuscire a finire quel gioco, e mi ero imposto di doverlo riuscire a finire nel cabinato, nella sala giochi, perché avevo fatto la stessa cosa con tutti gli altri e non potevo pensare che questo gioco mi avesse sconfitto, non potevo accettare la cosa! Bene, ritorniamo a noi. Mission 2, start! Metal Slug 3, oltre ad essere un gioco veramente enorme, aveva anche la storia e l'ambientazione più dark di tutta la serie. Paesaggi innevati ricoperti da zombie in pieno stile film horror anni 90, granchi giganti, alieni orribili, yeti, insetti giganti, tutto era inspiegabile, spaventoso e divertente da uccidere. La trama prosegue più o meno sulla falsariga del 2. Morden scappa sia dall'esercito regolare che dagli alieni, ma alla fine viene nuovamente rapito da essi. Sembrerebbe quasi lo stesso loop che abbiamo visto in Metal Slug 2, ma qui qualcosa cambia. Anche il nostro personaggio infatti verrà rapito. Con un altro membro della squadra, noi dovevamo lanciarci con un'astronave fuori dall'orbita terrestre e sconfiggere gli alieni per arrivare alla loro astronave madre, in una bellissima sequenza shoot 'em up che fa da tributo a videogiochi del calibro di Galaga. Heavy machine gun. Arrivati all'astronave ci apriamo un varco e con non poca difficoltà riusciamo a salvare sia il nostro amico che il generale Morden. Il salvataggio di Morden ha portato alla perdita di energia da parte dell'astronave, che sta quindi per esplodere. Con tutta l'adrenalina di questo mondo ci infiliamo all'interno del carro armato, ci buttiamo di sotto e... verremmo afferrati dalla madre degli alieni. Lo scontro finale del gioco avviene in mezzo alle nuvole, tra le grinfie della madre degli alieni. È uno scontro incredibilmente difficile. Lei userà tutti i mezzi possibili per farci fuori, ma alla fine saremo noi ad avere la meglio. La madre degli alieni morirà, cadrà in acqua e noi verremo salvati e riportati a riva. Mission complete. Inutile dire che anche questo Metal Slug fece il botto. Ormai Nazca e SNK venivano idolatrati come signori dei videogiochi arcade in 2D. Ogni loro videogioco era un capolavoro. Nulla avrebbe potuto fermarli. Tranne il tempo e le nuove mode.
Eh sì, anche le cose belle sfortunatamente finiscono. Era tutto troppo bello per essere vero. Metal Slug 3 stava avendo un successo strepitoso, certo, ma il Neo Geo invece? Vi ricordo che Metal Slug 3 venne rilasciato nel 2000. Il 2000 fu l'anno in cui l'industria dei videogiochi arcade iniziò a collassare su se stessa, come un enorme grattacielo senza la base. L'ascesa sempre più aggressiva delle console casalinghe, come la potentissima PlayStation 2 di Sony, e il sempre più crescente disinteresse da parte dei giocatori verso l'industria arcade, mise in ginocchio la SNK. Il Neo Geo non vendeva più come un tempo, e i loro nuovi giochi venivano completamente ignorati dal pubblico. Del resto, che senso ha spendere dei soldi in una sala giochi quando posso stare comodamente a casa a giocare con la PlayStation 2? Il rapido cambiamento del mercato videoludico e l'incapacità di stare al passo con i tempi portò la SNK sull'orlo del fallimento. Persino la Capcom, da sempre sua acerrima rivale, tentò di aiutare l'azienda. Ma nulla. Ormai il danno era fatto e il 22 ottobre del 2001 la SNK chiuse tutte le sue sedi in Canada, America, Europa e Giappone. Era andata in bancarotta. Dopo la bancarotta di SNK, Eikichi Kawasaki, uno dei membri fondatori dell'azienda, fu costretto a cedere i diritti di SNK a varie aziende per rimediare alla bancarotta. Una di queste fu la Aruse, una casa produttrice di macchine da pachinko, che iniziò ad usare i personaggi delle famose serie SNK come mascotte per le sue slot. Fu un periodo davvero orribile per tutti i membri fondatori dell'SNK, ma Kawasaki non si arrese. Infatti, dopo pochissimo tempo dal fallimento dell'azienda, Kawasaki fondò, insieme ad altri 5 membri dell'SNK originale, una nuova casa di sviluppo, la Brezzasoft. La Ruse, nel frattempo, decise di smettere di usare i personaggi dell'SNK come mascotte per i suoi pachinko. Semplicemente non attiravano. E ironia della sorte, decise di vendere i diritti dei videogiochi Metal Slug e The King of Fighters proprio alla Brezzasoft. L'azienda di Kawasaki ovviamente non si fece sfuggire questa opportunità e dopo aver riacquistato i diritti dei suoi stessi videogiochi decise di ricominciare da capo e ributtarsi nuovamente nel mondo videoludico. Tuttavia, fare un'impresa del genere non era affatto semplice. Kawasaki non poteva permettersi di sbagliare di nuovo, sapeva che un altro cocente fallimento avrebbe non solo fatto affondare la Brezzasoft, ma avrebbe anche minato per sempre ogni sua singola possibilità lavorativa. Per questo decise di sviluppare i nuovi titoli delle saghe di Metal Slug e The King of Fighters con l'aiuto di studi esterni. Tra questi studi abbiamo Noise Factory, uno studio giapponese, e Eolit e Mega, degli studi coreani. Dallo sforzo collettivo di queste aziende, il 27 marzo del 2002, dopo ben 2 anni di silenzio radio, uscì Metal Slug 4. E io lo odio. Metal Slug 4 venne sviluppato tramite approvazione della Brezzasoft da Mega, un'azienda sudcoreana. Il gioco fu un more of the same, senza macchie e senza lode. La componente paranormale del titolo veniva ridimensionata di molto, in favore di una più realistica minaccia terroristica mondiale. Gli alieni, ormai simbolo della serie, vennero completamente rimossi e molti fondali presenti nei vecchi Metal Slug vennero riciclati e messi in Metal Slug 4. Vennero giusto aggiunti un nuovo scoring system che premiava il giocatore in base alla velocità con cui uccideva i nemici, premiandolo con delle medaglie, e una nuova trasformazione. Vennero aggiunti 2 nuovi personaggi giocabili, Trevor Spacey e Nadia Castle, delle nuove reclute che rimpiazzavano Tarma e Eri. Venne anche cambiato lo stile grafico delle copertine del gioco, che passò dall'avere uno stile semi-realistico, proprio come la visione di Kazuma Kujo e Meher, all'avere un più tradizionale stile anime. Anche la trama perse il suo charme paranormale, in favore di una narrazione più classica.
Uno scienziato pazzo di nome Amadeus, insieme al suo gruppo terroristico, è riuscito a sviluppare e lanciare in rete un potentissimo virus informatico conosciuto come White Baby, in grado di infrangere qualsiasi sistema di sicurezza presente nel mondo. Marco, Fio, Trevor e Nadia dovranno quindi farsi strada a suoni di sparatorie e granate attraverso le difese dello scienziato pazzo, per sconfiggerlo e poter quindi fermare il virus. Il titolo fu ricevuto in maniera tiepida, sia dai giocatori che dai critici. Molti si aspettavano un grande ritorno della loro saga preferita, ma la troppa calma di Metal Slug 4 rispetto al caos dei titoli precedenti deluse molto i fan della saga. Nonostante tutto, Metal Slug 4 fu un ottimo successo in termini di vendite, cosa che permise quindi alla Brezasoft di terminare il tutto con un ottimo guadagno. Sempre nel 2002 Kawasaki fondò un'altra compagnia, la Playmore, un'azienda che grazie a fortunati investimenti nel mercato dei pachinko riuscì ad ottenere dei soldi che le permisero di inglobare la Brezasoft. Grazie a questa mossa astuta, Playmore riesce nel 2003 a riacquisire i vecchi diritti del marchio SNK, fonda in America una nuova filiale chiamata SNK Neo Geo e in preda a una follia imprenditoriale cambia nome alla Playmore, chiamandola SNK Playmore. Con questa enorme ripresa, la SNK Playmore decide di dare un doveroso addio al Neo Geo MVS, sviluppando giusto gli ultimi titoli per la piattaforma arcade, prima di bloccarne la produzione. Fu così che alla fine del suo ciclo vitale e con ben 14 anni di produzione sulle spalle, il Neo Geo diventa l'hardware videoludico più longevo della storia. Tra gli ultimi titoli sviluppati per il Neo Geo ci fu anche Metal Slug 5. Mission 1, start! Metal Slug 5 uscì ufficialmente il 13 novembre del 2003. Anche questo titolo non venne interamente sviluppato da SNK Playmore, ma bensì da una delle aziende collaboratrici del progetto, la Noise Factory. Anche Metal Slug 5, in maniera del tutto simile al 4, non portò grandissimi cambiamenti a livello di struttura. Tuttavia, nel gioco si può vedere la grossa mole di lavoro fatta dai ragazzi di Noise Factory e SNK Playmore per rendere il titolo unico. Vennero aggiunti nuovi nemici completamente diversi dal solito, ovvero l'esercito tolemaico, composto sia da soldati che da tribù primitive. Vennero aggiunti anche nuovi veicoli, che non sono altro che semplici restyling dei giochi precedenti. Trevor e Nadia di Metal Slug 4 vengono nuovamente rimpiazzati da aerei e tarma, e vengono anche aggiunte delle nuove ambientazioni. Viene anche ripristinato parzialmente il fattore paranormale della storia. La trama di Metal Slug 5 questa volta ruota intorno a una setta religiosa, l'esercito tolemaico, un gruppo di cultisti che è riuscito a mettere le mani sui progetti dei vari Metal Slug e minaccia di conquistare il mondo. Sarà quindi compito della nostra squadra farsi strada attraverso tribù primitive e vecchi scavi archeologici allo scopo di sconfiggere l'esercito tolemaico. E qui però voglio spezzare una lancia a favore di Metal Slug 5. Sapete, mentre Metal Slug 4 floppava pesantemente con il boss finale del gioco che, diciamoci la verità ragazzi, faceva veramente schifo, in Metal Slug 5 abbiamo invece uno dei boss più belli e inquietanti dell'intera serie. Dopo essere saliti su una torre altissima, infatti, in lontananza, vedremo il boss finale di Metal Slug 5, la divinità adorata dall'esercito tolemaico, Scyther. La prima volta che vidi questo boss pensai solo una cosa. SNK, eccoti qui finalmente. La boss fight è fantastica, il design di Scyther è qualcosa di incredibile e il remix metal dell'Host Final Attack rende il tutto ancora più bello.
Prendi questo, Metal Schifo 4. Anche Metal Slug 5 fu un ottimo successo di vendite. Ciò permise alla SNK Playmore di continuare con la saga. Dopo essersi liberati di Mega e Eolith, l'azienda decise di continuare da sola, tenendosi giusto lo studio Noise Factory come supporto. Oltre a Metal Slug, anche le altre saghe di SNK Playmore stavano piano piano cominciando a prendere sempre più piede, soprattutto The King of Fighters. Nonostante le varie difficoltà ad adeguarsi agli standard dei videogiochi moderni, ormai si poteva dire senza ombra di dubbio che la regina dei giochi in 2D era finalmente tornata. Mission complete! SNK Playmore e Noise Factory pubblicavano Metal Slug 6 il 24 febbraio del 2006. Per la prima volta nella storia della serie, il gioco non venne pubblicato sul Neo Geo, ma sulla piattaforma arcade Sega Naomi di Sega. Il gioco offriva per la prima volta nella storia della serie la scelta della difficoltà. Furono inserite anche nuove meccaniche, come la possibilità di poter finalmente trasportare 2 power-up diversi anziché uno, per esempio. Fu anche inserito un nuovo sistema di scoring system e 2 nuovi personaggi giocabili, che stavolta non andavano a sostituire quelli già presenti come fece Metal Slug 4, ma si univano a loro e espandevano la scelta, portando il totale dei personaggi giocabili a 6. I nuovi personaggi giocabili sono alquanto singolari. Ralph Jones e Clark Steele, infatti, sono dei personaggi originali di altri videogiochi della SNK, come The King of Fighters e Ikari Warriors. Ogni personaggio ha la sua abilità speciale personale. Marco fa il doppio dei danni con la pistola, Tarma ottiene il doppio della potenza di fuoco se sta all'interno di uno slug, Eri ottiene il doppio delle granate e ottiene anche la possibilità di lanciarle in qualsiasi direzione. Fio inizia tutte le missioni con una heavy machine gun, Ralph fa il doppio dei danni se usa armi da mischia e può anche usare il Vulcan Punch, un pugno devastante in grado di danneggiare i veicoli. In più è l'unico personaggio in grado di subire 2 colpi prima di morire. Sì, lo so, è rotto in culo. E infine Clark può utilizzare la sua mossa speciale direttamente da King of Fighters, la Super Argentine Backbreaker, che se utilizzata gli dà un'invincibilità temporanea. Sì, diciamo che la SNK Playmore si diede alla pazza gioia con Metal Slug 6. Anche la trama ritornò alla sua visione originale. Il gioco è infatti ambientato in piena invasione marziana. Qui i nostri eroi dovranno, tenetevi forte per quello che sto per dirvi, allearsi sia con Morden che con i marziani per fronteggiare la minaccia di una nuova razza aliena, i venusiani, che con la loro regina tenteranno di conquistare la Terra. Il gioco venne acclamato dal pubblico, confermando una volta per tutte il ritorno in grande stile della saga di Metal Slug. Furono molto apprezzate le abilità dei personaggi, il nuovo sistema di scoring che sostituiva quello macchinoso di Metal Slug 4, e fu molto apprezzato anche il ritorno alla storia iniziata con la trilogia originale di Nazca e SNK. Ormai SNK Playmore stava cavalcando l'onda del successo e, ancora non soddisfatta, decise di rilasciare il 22 luglio del 2008 Metal Slug 7. Metal Slug 7 venne rilasciato su Nintendo DS. Il titolo era essenzialmente un more of the same. Venne aggiunto un nuovo power-up, nuovi veicoli, nuove ambientazioni e nuovi nemici, ovvero una variante futuristica della ribellione. Venne aggiunta anche una minimappa nella parte bassa del touchscreen e venne anche aggiunta, dai tempi di Metal Slug X per PS1, la modalità scuola di combattimento, con sfide molto più varie e impegnative e un lato visual novel molto più curato e con una grafica in stile anime moderno.
Voglio aggiungere una piccola nota a favore della scuola di combattimento. La nostra istruttrice si chiama Cynthia. Se riusciremo a superare tutte le sfide con il miglior grado possibile e a raggiungere il grado di generale, succederà questo. Mission complete. La trama invece continuò sulla sua strada paranormale. Questa volta, dopo l'ennesima sconfitta di Morden da parte dell'esercito regolare, un portale appariva dal nulla e da esso iniziavano a spuntare varianti futuristiche di soldati della ribellione, che si uniranno a Morden per non so bene quale motivo. Metal Slug 7 venne accolto con giudizi favorevoli dai giocatori. Tuttavia i critici ebbero qualcosa da ridire. Innanzitutto venne criticato l'evidente downgrade sia grafico che sonoro del titolo, anche a causa dell'hardware limitato del Nintendo DS. Tutto sommato, Metal Slug 7 è un titolo abbastanza solido che merita di essere giocato. Certo, non è all'altezza del 6 o della trilogia originale, ma si lascia giocare. Un anno dopo, nel 26 dicembre del 2009, venne rilasciata una versione aggiornata del titolo per PSP e Xbox, intitolata Metal Slug XX, oppure Double X, come preferite voi. In questa versione il titolo rimaneva pressoché lo stesso, vennero giusto aggiunti dei percorsi alternativi in alcuni livelli, una nuova voce per l'annunciatore, qualche modifica nella collocazione di armi e prigionieri, la possibilità di giocare online con gli amici e Leona Hydern. Tramite un DLC a pagamento infatti era possibile giocare la nota combattente della saga The King of Fighters in Metal Slug XX. La sua mossa speciale è il suo famosissimo Moon Slasher, che distrugge i proiettili dei nemici. Tutto sommato, entrambe le versioni sono molto gradevoli. Adesso parliamo un po' della cura che gli sviluppatori di SNK impiegavano nello sviluppare i giochi. Fin dalla sua prima uscita nel 96, Metal Slug riuscì a conquistare i cuori di tutti i fan dei videogiochi arcade. Non era solo il gameplay e la leggendaria grafica in pixel art ad attrarre il pubblico, ma era anche qualcos'altro. L'amore. Anche se la SNK ebbe tantissimi problemi economici e gestionali, quasi ogni titolo della saga veniva prodotto con una cura, con una pazienza e con un amore indescrivibile. L'uso saggio della pixel art, la direzione artistica, i suoni, le musiche, i personaggi e la loro storia che non avevano motivo di esistere, nessuno guardava la storia di Metal Slug, eppure c'era. Venivano tutti fatti con amore. I piccoli dettagli come gli hobby dei protagonisti, il loro legame, tutto questo era fatto con amore. Una delle mie chicche preferite che amo citare quando parlo di SNK è l'incredibile rivalità fratellanza che avevano la divisione di The King of Fighters e quella di Metal Slug. Entrambe le divisioni sviluppavano dei titoli che per la società di Kawasaki erano essenziali. Questo faceva nascere tra di loro una rivalità amichevole. Gli sviluppatori cercavano sempre di migliorarsi e di far uscire un gioco che fosse all'altezza, se non superiore, a quello che stava magari venendo sviluppato nella stanza accanto. Poi vabbè, gli artwork di Metal Slug pieni di retroscena, i design fittizi sui veicoli di gioco, i vari design pubblicitari fatti per il titolo che ritraevano aerei e Fio in pose da pin-up. Tutto questo non solo ti faceva affezionare alle due saghe, ma ti faceva immergere completamente nel loro mondo. Era veramente stupendo. Ad oggi l'unico modo per vedere tutto questo è giocare a Metal Slug Anthology, una bellissima raccolta creata nel 2006 per PS2, PSP, Wii e PC, che contiene al suo interno tutti i giochi di Metal Slug fino al 6, insieme a tutti i vari artwork e musiche creati dal team di sviluppo. Poi le descrizioni dei personaggi di Metal Slug 6 e 7. Marco che perde le staffe quando sente parlare di Morden, responsabile dell'uccisione della sua vecchia squadra. Tarma e la sua passione per le motociclette Harley. La triste backstory di Eri, orfana giapponese costretta a lavorare come mercenaria. La storia di Fio, ragazza italiana che similmente a personaggi di altre opere come Lady Oscar accetta di svolgere la carriera militare in quanto il padre non aveva figli maschi. Sono tutte piccolezze, piccole bricioline,
che però espandono di molto il mondo di gioco, ci incuriosiscono e ci fanno affezionare ai personaggi. Tanto per aggiungere un'altra piccola chicca, nel 2013 il Vigamus, un museo di videogiochi situato a Roma, organizzò un evento dedicato alla SNK, dove alcuni membri fondatori dell'azienda ne spiegavano le origini e il processo creativo dietro la creazione di tutti i loro giochi. Bene ragazzi, ci siamo divertiti a tifare per la rinascita dell'SNK, vero? Bene, adesso parliamo... No, non ancora. Parliamo di qualche spin-off, dai. Metal Slug 3D. Torniamo un attimo indietro, ai tempi della PS2. Il 15 novembre del 2005 SNK Playmore pubblica infatti sulla nota console di Sony Metal Slug 3D, l'unico titolo della serie ad avere una grafica pienamente in 3D. Ok, il gioco fu un flop totale. Il gameplay era completamente diverso dalla saga originale. Una volta inserito il gioco passavamo dall'avere un gameplay a scorrimento orizzontale frenetico e caotico ad avere questo, uno sparatutto arcade in terza persona grigio e cupo. Le bellissime animazioni di Meher e del suo team di designer vennero completamente sostituite da queste generiche animazioni in CGI. Oddio mio. La trama assumeva un tono più cinematografico. Qui Marco, Tarma, Eri e Fio devono riuscire a sconfiggere il generale Morden, che ha intenzione di mettere le mani su un'antica tecnologia in grado di conquistare il mondo. Basta, tutto qui. Vi risparmio le recensioni di giocatori e critica, un disastro totale. Passiamo invece alle console portatili. Metal Slug First Mission e Second Mission sono dei titoli pubblicati per il Neo Geo Pocket Color nel 1999. Madonna, così indietro? E sviluppati da uno studio di nome Ukiyo-Tei. Non c'è molto da dire su di loro, hanno il loro evidente downgrade grafico, ma tutto sommato sono giocabili, dai. Parliamo invece di Metal Slug Advance. Ecco, questo è già molto meglio. Metal Slug Advance è un titolo per Game Boy Advance rilasciato il 18 novembre del 2004. Il titolo venne sviluppato da Noise Factory e pubblicato da SNK Playmore. In questo gioco abbiamo due nuovi protagonisti che sostituiscono interamente la squadra dei Falchi Pellegrini, Walter Ryan e Tira Elson. Nonostante le ridotte capacità del Game Boy Advance, il titolo gira abbastanza bene, è fluido e divertente, quasi come la saga originale. Metal Slug Advance eliminò il sistema a vite, in favore di una più semplice barra della vita che si abbassava ogni qualvolta il giocatore veniva colpito. Il gioco ha anche un sistema di carte collezionabili, 100 in totale, che sbloccano varie cose. Alcune sbloccano delle semplici voci e curiosità sui vari personaggi del mondo di Metal Slug, altri invece sbloccano power-up, veicoli e così via. Il gioco fu accolto discretamente sia da pubblico che da critica. Tutto sommato è un titolo giocabile e divertente. Ci sono anche vari porting per cellulare veramente stupidi, tipo Metal Slug Touch, Metal Slug Commander, Metal Slug SSTG, Metal Slug Warriors, Metal Slug Soldiers, Metal Slug M1, Metal Slug M2, Metal Slug 2013, Metal Slug Fighters e così via. Tutti i porting che ho appena citato sono spin-off non canonici della saga principale e hanno tutti una caratteristica in comune. Fanno assolutamente caga. Oh, non si dice! Ok, scusa. Bene, adesso parliamo di altri port... No, ti prego. Va bene, parliamone. Nel marzo del 2015 la Leiyu Technology Holdings, una società cinese sviluppatrice di videogiochi che aveva investito delle quote belle grosse sulla SNK Playmore, dichiarò tramite un documento la sua acquisizione da parte di 37 Games, un'azienda colosso dell'industria videoludica mobile. Fin qui nulla di strano, direte voi. Cosa c'entra questa Leiyu con la SNK? Calmi, adesso ci arriviamo. Come dicevo prima, la Leiyu aveva investito su molte quote di SNK Playmore, quindi per farla semplice, la Leiyu aveva il controllo su queste quote. Cosa successe quando la 37 Games acquistò la Leiyu? Beh, semplice. Le quote di SNK Playmore adesso appartenevano sia alla Leiyu sia alla 37 Games.
Se volete vi dico pure la percentuale di SNK appartenente alla Tier T7 Games, l'81,25%! Ad acquisto completato, la SNK Playmore decise improvvisamente di cambiare la sua strategia di mercato. Sapete, la strategia precedente dell'azienda di Kawasaki era questa: faccio sia giochi per console, sia macchine da pachinko, sia giochi mobile, sia giochi arcade. Bene, questa strategia era equilibrata e giusta, però venne completamente cestinata a favore di una delle più grandi che il mondo dei videogiochi abbia mai visto. La SNK da quel momento in avanti avrebbe prodotto solo macchine da pachinko e solo giochi per mobile. Tutto questo utilizzando le sue serie e i suoi marchi più famosi come aggancio di vendita. Volete un esempio? Il pachinko di Fatal Fury Premium che aveva come mascotte principale Mai Shiranui di The King of Fighters. E se ve lo steste chiedendo, no, neanche Metaslug venne risparmiato. Con il marchio Metaslug vennero pubblicati tantissimi videogiochi per mobile, principalmente dei gacha game, che sfruttavano la fama della saga per attirare quanti più fan possibili. Faccio un paio di nomi: Metaslug Attack e Metaslug Defense, entrambi dei gacha game ed entrambi dei titoli che delle meccaniche principali della serie avevano ben poco. Nel 2016 la SNK tolse in maniera definitiva la parola Playmore dal suo nome. Questo, stando alle parole dell'azienda stessa, serviva a far ritornare la SNK ai fausti di un tempo. Ovviamente la discesa nell'abisso dei videogiochi mobile continuò in maniera inarrestabile. Nel 2021 SNK annunciò insieme a Tencent Games lo sviluppo di un remake di Metaslug per Android, chiamato Metaslug Code J, che poi verrà rinominato in Metaslug Awakening. Non mi esprimo nemmeno, lascerò parlare qualcun altro. Allora, Metaslug, perché era bello? Perché era affascinante? Perché continua a non invecchiare? Perché è in pixel art. Una delle migliori pixel art mai viste in un cabinato, ok? Aveva una qualità proprio artistica altissima, altissima. Ed era bello perché era hardcore, cioè gli omini morivano, gli nemici, noi li chiamavano omini, morivano con un colpo, a parte ovviamente i nemici un po' più particolari e i boss, e te morivi con un colpo, con un proiettile. Qua c'è la vita. Anche questa roba qua mi fa cacare, ma perché ci deve essere la vita nei nemici? Che vita? Perché? Perché? Per facilitarlo? Allora no. Allora no. Non mi va bene. E poi se te gli levi la pixel art e gli metti dei modelli 3D o comunque della roba in 2.5D così a questi livelli, non c'è più il fascino. Non è più Metaslug, è un'altra cosa. È una brutta copia per accalappiare i nostalgici, ma i nostalgici non si fanno inculare da questa roba qua. Non lo so, e a questo punto ho troppa paura di sapere. Abisso dei giochi mobile a parte, Metaslug resta una saga videoludica fantastica, nonché uno dei videogiochi arcade più belli e importanti di sempre. Fin dalla sua prima apparizione nel 1996, Metaslug ha saputo conquistare i cuori di tutte le persone che hanno avuto il piacere di giocarci. La sua eredità è immensa, numerosi titoli indipendenti ancora oggi prendono ispirazione dal capolavoro di SNK. Però fa male. Fa male vedere un gioco come Metaslug, nato in piena epoca arcade come una semplice dimostrazione d'amore nei confronti dei videogiochi e dell'arte in generale, essere ridotto così. Io spero vivamente che la SNK si riprenda dalla sua mania mobile e decida di ritornare sui suoi passi e far uscire un nuovo capitolo della serie. Certo, magari non sarà famoso come in passato, magari resterà un prodotto di nicchia destinato giusto ai fan veterani della saga. Però davvero SNK, fai questo piccolo sforzo, te lo chiedo a nome di tutti i fan della serie. Rendici felici e fai uscire un nuovo Metaslug. Ritorna ad essere la regina dei videogiochi 2D. Abbiamo bisogno di te, SNK. Cari cultisti, io sono Yomu, questo è Cultware, spero che questo video documentario sulla storia di Metaslug vi sia piaciuto. È stato un lavoro lungo ed estenuante, ma spero che il risultato finale sia di vostro gradimento. Se volete altri video simili non esitate a chiedere. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram e TikTok e se vi va condividete il video con i vostri amici.
Vi ringrazio ancora per aver visto questo video. Alla prossima!